Rilassati, Charlie. Lo facciamo tutti i giorni. Abbiamo tutto il tempo adesso. Non preoccuparti. Cercheremo dei nuovi amici per te, ok? Quindi puoi giocare con loro? Leonardo, come stai, amico mio? Vedo che stai portando a spasso il tuo cane. Ciao, Marco. Sì, sto portando a spasso Charlie. Come va? Come va il lavoro? Il lavoro sta andando bene. Devi essere davvero felice ora che sei in vacanza, eh? Si pensa. Pensavo che sarebbe stato più facile ora che non lavoro, ma Ma cosa? Hai molto tempo libero adesso e la tua routine deve essere davvero rilassante. spero che ho fatto molte cose a casa. Vuoi sapere? Che cosa? Della tua routine? Ovviamente. Non penso che sia troppo difficile come dici. Te lo dirò. Vedrai che non è così facile come pensi. Da dove cominciare? Per cominciare, non riesco a dormire 8 ore al giorno. Ho bisogno di svegliarmi molto presto la mattina. E ti stai chiedendo perché? Perché devo fare un sacco di cose durante la giornata. Quindi di solito dormo 4 o 5 ore ogni giorno. Quindi normalmente mi sveglio alle 5 del mattino. Dopo essermi svegliato, mi piace praticare un po' di yoga. Ho iniziato questa abitudine alcune settimane fa ed è fantastico. All'inizio era un po' difficile, ma ora lo faccio tutti i giorni al mattino per rilassarmi. Aiuta anche a organizzare la tua mente per realizzare tutto ciò che hai pianificato per quel giorno. Faccio yoga per circa 10 minuti. Penso che sia abbastanza per me, almeno per alleviare lo stress. Poi bevo un po' d'acqua. Bere acqua al mattino è importantissimo e salutare. Mi aiuta ad avere più energia perché dopo devo esercitarmi per altri 10 minuti. Normalmente faccio qualche squat per mantenere il mio corpo in buona forma. Mi aiuta a mantenermi in forma. Faccio 50 squat. Normalmente 5 serie da 10 squat. È più difficile di quanto sembri. Più tardi vado in palestra, ma di questo vi parlerò tra qualche minuto. Quindi, sono io che mi alleno. A volte vado a correre la mattina. Dipende tutto da quanto tempo ho. Adoro correre e adoro ascoltare la musica mentre corro. Mi rilassa molto. Ascolto spesso musica rock o elettronica. Mi motiva a correre più veloce ogni giorno. Corro per circa 30 minuti nel parco. A volte vado anche con alcuni vicini. Di solito succede nei fine settimana perché lavorano tutti nei giorni feriali, lo sai. E non puoi mai dimenticare l'acqua potabile. Devi bere almeno 3 litri. Raramente, ma succede, bevo qualche bevanda energetica. Ti aiuta ad avere più elettroliti. Ma non berne così tanto, o potresti ingrassare a causa del suo alto livello di sodio. Che tu ci creda o no, dopo aver corso, a volte compro e leggo il giornale. Non capita molto spesso,
ma quando ho tempo e voglio tenermi aggiornato, lo faccio. Non mi piace leggere di cattive notizie. Ho appena letto la sezione sportiva e quella culturale. Adoro fare cruciverba e ricerca di parole. Trascorro un po' di tempo a farlo nel parco. Succede raramente, ma quando non ho molto tempo per preparare la colazione, vado al centro commerciale e compro un hamburger al formaggio. So che questo non fa bene alla mia salute, ma comunque lo mangio a colazione e poi torno a casa perché ho altre cose da fare lì. Come ti stavo dicendo, non mangio sempre quell'hamburger. Di solito preparo la colazione a casa. Preparare la colazione è importante perché puoi prepararla in modo più sano. Preparo quasi sempre dei pancake o delle uova fritte con pancetta e pane tostato. Delizioso! Anche se non sono una brava cuoca, cerco di fare del mio meglio per preparare la migliore colazione di sempre. Dovresti tornare a casa un giorno, così potremo fare colazione insieme prima di andare al lavoro. Dopo aver fatto colazione, faccio una doccia e ovviamente mi lavo i denti per circa 5 minuti. So che ad alcune persone piace farsi la doccia prima di fare colazione, ma mi sono abituato a farlo. Beh, giusto per farti sapere, mi faccio la doccia tutti i giorni? Dopodiché, normalmente controllo tutte le cose che devo fare a casa, specialmente le pulizie. Ho una lista di cose da fare. Penso che tutti dovremmo averne uno. È molto utile. Su questo controllo le cose che faccio e che devo fare in seguito. In questo modo posso organizzare meglio il mio tempo. Bene, comincio a passare l'aspirapolvere in soggiorno. Lo faccio tutti i giorni perché c'è molta polvere. Ascolto sempre la musica mentre passo l'aspirapolvere per terra. Mi aiuta a concentrarmi e a divertirmi. Subito dopo aver passato l'aspirapolvere, devo lavare il pavimento. Non lo faccio tutti i giorni. Lo faccio 4 volte a settimana. Lo faccio con quella frequenza perché è troppo difficile farlo tutti i giorni. Molto lavoro. Poi vado nel mio cortile. Ho un piccolo giardino con alcune piante e fiori lì. Rastrello l'erba ogni giorno per mantenerla pulita. Adoro avere un bel giardino a casa. È importante avere un buon rastrello, altrimenti soffriresti per più tempo. Dopo averlo fatto, chiamo i miei genitori per verificare che stiano bene e per salutarli. Lo faccio sempre. Rimango sempre in contatto con loro. Parlo con loro per una ventina di minuti circa. Dopo aver parlato con i miei genitori, controllo la posta elettronica e catto online con i miei amici e parenti. Navigo anche in internet per cercare informazioni importanti. Sai che mi piace studiare a casa. In questi giorni non lavoro, ma mi piace controllare alcuni documenti per aiutare i miei colleghi. Scrivo rapporti e controllo alcuni contratti, ma non succede molto spesso. Lo faccio solo qualche volta. Mi piace leggere libri prima di pranzo. Leggo romanzi o libri sulla tecnologia. Anche se non leggo tutti i giorni, adoro leggere nel mio salotto.
È molto rilassante per me. Normalmente vado a fare shopping nel pomeriggio. Devo comprare della spesa e altri prodotti. Non mi piace molto andare al supermercato perché richiede molto tempo, ma ho bisogno di farlo. Lasciami finire di raccontarti dei miei fine settimana. Certo che mi diverto a volte. Guardo i film a casa o vado al cinema. Posso fare entrambe le cose perché mi piace guardare i film. Quando ho più tempo, adoro andare a pescare. Dovresti venire con me qualche volta. Vado in un lago che è vicino alla città. È molto tranquillo e silenzioso. Ci vado per rilassarmi la domenica. Faccio anche trekking o semplicemente cammino in montagna. Si chiama camminata in montagna. Lo faccio anche la domenica. Prima di andare a pescare, per essere precisi. Può essere davvero faticoso a volte. E infine, vado a ballare il venerdì o il sabato. Non sono bravo a ballare, ma comunque. L'importante è divertirsi, no? Beh, lo faccio. Mi diverto ballando da solo. Fai davvero un sacco di cose. Mi sbagliavo. La pensavo diversamente. Sì, non preoccuparti. Ma mi piace la mia vita così com'è. Sono molto felice.